Allora, salve a tutti, tanto per cominciare, io premetto che sono semplicemente una persona che lavora con le parole, scritte e parlate, non sono una manager, non sono esperta in curriculum, però mi capita spesso di leggere, diciamo così, e forse qualche cosa di utile, qualche piccolo consiglio della zia, diciamo così, su come presentarsi e presentare il proprio lavoro, magari provo a darlo. Allora, io direi che la cosa più semplice è citare una vecchia frase che usavano i pubblicitari americani: keep it simple, stupid. Falla semplice, scioccone, diciamo così. Falla semplice perché la tentazione che c'è spesso quando ci si presenta, quando si scrive una propria biografia, è quella di o essere accattivanti o essere spiritosi o mettere le mani avanti per dire guarda, credimi, credi a quello che dico. E questo non sempre arriva, dipende dal tuo interlocutore, naturalmente. Un interlocutore, voi immaginate sempre che chi vi legge o chi vi guarda o chi esamina i vostri lavori è una persona che nella maggior parte dei casi ne esamina molti e quindi è abituata, o così dovrebbe almeno essere, a avere un po' l'occhio clinico, quindi a capire subito con chi ha a che fare. Quindi non fatevi equivocare. Faccio un esempio che riguarda gli scrittori in questo caso. Da un po' di tempo a questa parte, nelle biografie che appaiono nella quarta di copertina, vengono scritte delle cose, diciamo, spiritose. Sono Giulietta, sono nata nel 1985, scrivo, amo il Vitel Tonné e ascolto i Nirvana. Ora, che tu ami Nirvana e il Vitel Tonné, che sono degnissimi amori, va bene, ma forse davvero non è utile in quel momento, non è semplice. Dimmi chi sei, che cosa hai fatto, o se non hai fatto altro prima di quel momento, dimmi pure che sei un esordiente, nessun problema, nessun timore, fatela semplice. In una biografia voi dovete dire semplicemente questo: il nome, il cognome, ovviamente, quando siete nati, quello che avete fatto, le scuole che avete frequentato, i progetti a cui avete lavorato, non importa che siano stati esposti nel più prestigioso museo di fotografia di Stoccolma. Anche se è stata una piccola mostra va bene, anche se è stata una mostra collettiva va benissimo, mettetelo, mettete quello che avete fatto davvero. Insomma, fatela semplice e fatela onesta, perché la tentazione ovviamente di infiorettare un curriculum c'è sempre. Adesso vi racconterò l'aneddoto che non ho mai raccontato a nessuno, però per darvi un esempio di come non si fa. Quando io ero una giovane ragazza, il direttore della rivista con cui collaboravo, che si chiamava Sipario e si occupava di teatro e di musica, mi disse: tu devi scrivere un libro su Bach. Dico, a me piacerebbe moltissimo scrivere un libro su Bach. Dico, ma sei sicuro che proprio io, che sono una giovane ragazza, verrei accolta dal direttore di questa collana? E lui disse, ci penso io. Effettivamente mi fecero scrivere il libro su Bach e fu il mio primo libro, era il 1984, il libro con cui tra l'altro consacrai il mio matrimonio, perché la prova di fidanzamento di quello che sarebbe diventato mio marito consistette nel battere a macchina tutto il catalogo Bebefao di Bach, che sono oltre 1000 pezzi catalogati, e questo in tempi in cui non c'era il computer e non c'erano neanche le macchine elettriche ma solo le macchine da scrivere normali. È stata una prova d'amore. Beh, insomma, ho scoperto molto dopo che cosa aveva detto il mio direttore. Aveva detto che io ero un'abilissima pianista. E da allora ho detto, ma che cosa hai fatto? Ma perché? Dico, io amo la musica, l'ho anche studiacchiata, ma non sono un'abilissima pianista. Uno dei miei incubi ricorrenti da quel momento in poi è stato di trovarmi in una sala da concerto con delle persone che dicevano adesso ci suoni Mozart, cosa che io non saprei fare. Ecco, non fatelo, non fatelo, perché è stato qualcosa di molto affettuoso, fatto da una persona che mi stimava, però potete tranquillamente evitarvelo. Dite chi siete e che cosa fate. Poi per un fotografo è ancora più facile, perché sono le vostre fotografie a parlare per voi. Come al solito parto dal punto di vista di chi scrive e di chi legge. Io credo che non bisogna ingabbiarsi in una formula unica, tanto per cominciare. Non è detto che tutti i progetti abbiano bisogno di una spiegazione scritta. Se i progetti fotografici
come quelli che grazie a voi anche io imparo a guardare e ad ammirare in molti casi, a volte parlano da soli, cioè se un buon progetto credo che sia in grado di presentarsi da solo con le immagini, ma anche qui se lo si vuole accompagnare con un testo, il consiglio che io posso dare è di essere più semplici possibili, di spiegare con poche e chiare parole, limitando, questa è la cosa che io dico sempre ai miei studenti della scuola Holden, limitando gli aggettivi. A volte si usano quantità infinite di aggettivi e non ce n'è bisogno, ne basta uno. Limitando, come dice lui che è molto più bravo di me, gli avverbi, soprattutto quelli che finiscono in mente. Perché dico questo? Perché un buon testo scritto, anche se è l'immagine a contare in questo caso, impressiona favorevolmente colui che lo guarda. Quindi poche parole, una descrizione semplice, possibilmente non... Allora, dico non emotiva e mi spiego, cioè non dovete dire quello che se avete sentito, avete provato nel realizzare quel progetto, che sia amore, dolore, malinconia, tristezza, allegria, qualsiasi sfumatura, quello è il vostro lavoro che la dimostra. Voi dovete spiegare il fatto, il perché siete andati, che so, faccio il primo esempio che mi viene in mente, a fotografare le Marche colpite dal terremoto nel 2016 senza mostrare le macerie, come moltissimi invece hanno fatto, ma cercando di raccontare la possibilità di rinascita che in quel luogo c'è. Basta quello che io vi ho appena detto, voglio raccontare una possibilità di rinascita, non voglio far vedere questo. E poi saranno le immagini, come al solito, a parlare per voi. Raccomandazione tecnica. Quando allegate un testo scritto a un'immagine, curate molto la forma. Curare molto la forma vuol dire il font che scegliete. Non scegliete font simpaticoni, pazzerelloni, eccentrici, usate quello più semplice possibile, ancora una volta, possibilmente non piccolissimo, neanche gigantesco, ovviamente, la giusta misura, ancora una volta. Andate a capo se il testo è più lungo ogni volta che vi viene richiesto e soprattutto, per favore, rileggete sempre, perché sempre per la solita questione, cioè qualcuno che riceve il vostro progetto e qualcuno che ne riceve molti, se contiene un errore di battitura o peggio ancora di ortografia a riga 3, ecco, quell'errore vi squalifica anche se il vostro pensiero e la vostra opera è di alta qualità. Non fatelo, rileggete 1000 volte prima di premere il tasto invia o prima di stampare. Beh, questo è quello che mi sento di dire. Poi è chiaro che più scrivete qualche cosa che vi rappresenta, senza però, diciamo, esibire le trippe, senza essere viscerali in quello che scrivete, più trovate la giusta misura fra lucidità ed emozione in quello che scrivete, e più quello arriverà. Keep it simple era la prima esortazione, adesso la seconda è siate onesti. Se un lavoro è onesto, quel lavoro colpisce, vale per le fotografie, vale ovviamente forse ancora di più per i libri. Beh, anzitutto di essere sereno e calmo e di non temere di dover dire troppe cose tutte insieme, anche di affidarsi un po' all'intervistatore, a meno che non sia di quegli intervistatori che fanno le domande più lunghe delle risposte, che allora non è un buon intervistatore, a mio modesto parere. Io penso sempre che le interviste migliori, parlate o scritte, siano quelle di The Paris Review, dove l'intervistatore fa una domanda di una riga, ma è la domanda che può sollecitare la risposta giusta e lunga. Siate generosi, parlate serenamente, parlate, in questo caso sì, potete metterci tutta l'emotività che volete, cioè quella che non va inserita nella biografia o nella presentazione testuale. In una conversazione invece è giusto che ci sia, è giusto che si racconti come si arriva a elaborare un progetto, quali sono i sentimenti che ci hanno mosso, che cosa ci spinge, e quindi non abbiate paura di essere troppo lunghi, non abbiate paura di esporvi troppo. In questo caso l'intervista è una cosa diversa,
l'intervista ti permette anche quell'intimità. Quando dico siate generosi, intendo anche pagate i vostri debiti. Tutti gli scrittori hanno un debito con qualcuno che hanno letto, immagino che anche tutti i fotografi abbiano un debito con un fotografo che hanno amato. Allora ditelo, ringraziateli, dite che la vostra educazione all'immagine, il vostro amore per il vostro lavoro è dovuto a qualcun altro che vi ha fatto vedere quanta bellezza ci possa essere. Siate generosi e non siate presuntuosi, se potete. Non c'è niente di più brutto, secondo me, naturalmente, di un artista, che sia un fotografo o che sia uno scrittore, che per dirla alla romana se la tira. Perché i grandi, se ci fate caso, non se la tirano mai. Io ho avuto la felicità e l'onore di intervistare Salgado qualche anno fa a Fahrenheit, e Salgado, come tutti i grandi, è stato umile, gentile, attento, ed è stato in grado di far sentire me, che non sono certo una storica della fotografia, la persona più competente della terra, anche se non era così. Allora, imparate dai grandi che non c'è bisogno di sottolineare la vostra bravura. Se quella bravura c'è, verrà fuori da sola. Quando viene esibita, potete provocare la reazione che immaginate, distanza. Quindi non lo fate mai.